Ciao ragazzi, ben ritrovati su Advanced Warfare, sono Ben e come ti avevo detto già nel video con la recensione di Resident Evil 4, che puoi vedere qui, avrei spiegato del perché di una valutazione così bassa, ma soprattutto avrei parlato del termine remake e avrei spiegato perché Resident Evil 4 VR non è un remake in VR del gioco originale. Se mi segui sai già che quando faccio una recensione io non parlo del gioco in base ai miei gusti personali, ma lo seziono in varie parti e a ognuna di queste parti attribuisco un punteggio da 0 a 10. Alla fine sommo tutti questi punteggi e ne faccio la media matematica che poi va a costituire il punteggio complessivo del gioco. I settori in cui suddivido il gioco sono grafica, storia, gameplay, rigiocabilità o longevità, che comprende sia la durata complessiva del gioco che la possibilità di rigiocarlo diverse volte, immersione, voto personale e infine voto complessivo, che come ho già detto è la media di tutti questi precedenti punteggi. Punteggi di cui parlerò più avanti in questo video dopo averti spiegato che cos'è un remake. Dunque, Resident Evil 4 VR è un remake, un reboot, una remastered o un porting? Ogni volta c'è grande confusione, però anziché dirti direttamente cos'è, ti darò gli elementi per arrivarci da solo. Partiamo dalla premessa però che le riviste specializzate e la critica in generale lo chiamano remake in VR. Quindi vediamo chi ha ragione. Iniziamo subito da due termini che possono sembrare simili e spesso vengono confusi: remake e reboot. Il remake lo abbiamo quando un gruppo di sviluppatori decidono di prendere un loro gioco, molto spesso uno di grande successo, e rifarlo totalmente dopo tanti anni con una veste nuova. Rifare, è proprio questo il significato di remake. Il gioco viene lasciato esattamente per come era in originale. Storia, personaggi, gameplay, tutte le cose da fare che ci sono all'interno del gioco, esattamente come nell'originale. Quello che cambia è l'aspetto visivo del gioco. Per farti capire meglio ti porto l'esempio di Resident Evil 2 Remake. I personaggi sono sempre quelli, la storia è la stessa, i nemici, gli indovinelli, i vari passaggi all'interno del gioco sono identici o comunque molto simili all'originale. Cosa cambia in Resident Evil 2 Remake? La grafica, l'inquadratura del personaggio, le cinematiche che non sono più dei video in CGI ma sono fatte direttamente in game engine, ossia sfruttando il motore grafico del gioco, insomma rifatto graficamente, modernizzandolo e usando la tecnologia e un motore grafico di ultima generazione. Ovviamente ci possono essere delle eccezioni, come è stato per esempio per Resident Evil 3 Remake, dove gli sviluppatori si sono presi alcune libertà modificandone alcune cose importanti, ma di base si tratta sempre di un remake, cioè un prodotto che era già esistente e che è stato reso moderno. Il reboot è invece un prodotto completamente nuovo che mira a rilanciare quel gioco, quella serie o quel brand. Anche in questo caso viene sviluppato utilizzando delle tecniche moderne, proprio come un remake, ma a differenza del remake non ripropone lo stesso gioco di tanti anni fa, ma una sua rivisitazione in chiave moderna. Magari perché gli sviluppatori hanno in mente di rilanciare quella serie per fare un gioco completamente nuovo, oppure proseguire la serie facendo dei nuovi capitoli. E quindi, soprattutto per i giochi già un po' datati, hanno bisogno di rilanciarlo sul mercato, ma chiaramente non potrebbero farlo mantenendo le meccaniche di gameplay di 10, 15, 20 anni fa, non potendo mantenere la grafica di 10, 15, 20 anni fa, lo rifanno in chiave moderna. Fanno un nuovo gioco con quel titolo o che appartiene a quel brand, però in chiave moderna per rilanciarlo sul mercato. Un esempio per farti capire meglio è Doom, quello uscito nel 2016. Ecco, quello è un reboot, perché pur essendo un gioco che sfrutta il nome del gioco originale degli anni 90, ha un gameplay completamente diverso. È più frenetico, è splatter. Prima invece era quasi un horror dove si aveva il timore di avanzare. Adesso invece vai avanti a suon di fucilate e glory kills. La grafica è moderna, è stata perfino creata la leggenda dello Slayer o il Doom Guy, che poi si è addirittura evoluta in una vera e propria storia epica in Doom Eternal e i successivi DLC. Oppure un altro esempio molto pratico è Tomb Raider, quello
uscito nel 2013. Il nome è sempre Tomb Raider, la protagonista è sempre Lara Croft, ma la storia è diversa rispetto al primo Tomb Raider degli anni 90. E inoltre il capitolo uscito nel 2013 ha fatto da apripista a Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Quindi, appunto, il caso di Tomb Raider del 2013 è servito a rilanciare la saga di Lara Croft. Una remastered, invece, è una versione di quel gioco in cui non cambia nulla. Personaggi, storia, ambientazioni, i menu addirittura, il gameplay, tutto rimane uguale. Quello che viene modificato, in teoria migliorato, è l'aspetto grafico grazie all'applicazione di nuove texture in alta o altissima definizione e la rielaborazione in alcuni casi dei modelli. Quindi i modelli che prima per esempio erano cubici vengono aggiunti dei modelli molto più poligonali e quindi molto più dettagliati. L'esempio più lampante per farti capire cosa sia una remastered è il primo capitolo di Resident Evil. Nella sua versione remastered, proposto come Resident Evil HD Remastered, gioco che, se ti piace la saga, ti suggerisco assolutamente. Passiamo al porting, che potremmo definire come un trasloco di un gioco da una console a un'altra, da una piattaforma a un'altra. Il gioco, come nella remastered, resta identico alla sua opera originale, ma il porting non viene migliorato graficamente come la remastered. Neanche un rifacimento delle texture. Resta esattamente come il gioco originale, ma viene proposto su un'altra piattaforma, quindi viene reso disponibile su un'altra piattaforma. Per esempio, su un'altra console, se era esclusiva PlayStation, adesso è giocabile su Xbox, oppure disponibile su PC se quel gioco prima non aveva una versione PC. Un esempio pratico, per esempio, sono appunto le esclusive PlayStation, e se vogliamo prenderne una a caso, Days Gone, gioco che fino a qualche mese fa era giocabile solo su PlayStation 4, mentre adesso è stato reso disponibile anche per PC. Nel caso dei porting più recenti, quando si passa dalla versione console alla versione PC, potrebbero esserci delle piccole modifiche ai menu, adattandoli per esempio per essere sfogliati con la tastiera piuttosto che con un gamepad, oppure potrebbero essere aggiunte le opzioni nei settaggi per la grafica, cosa che su console per esempio non è possibile fare, o comunque se ci sono delle modifiche molto limitate. Oppure nei porting per le versioni PC possono essere aggiunti alcuni effetti grafici nel gioco, come per esempio il pulviscolo, superfici riflettenti, oppure piccolezze che nota un occhio attento. Ma il gioco di base resta identico alla versione per console. Ora, Resident Evil 4 ha già avuto i suoi porting. Inizialmente era stato pubblicato nel 2005 solo su GameCube ed è stato poi reso disponibile su PlayStation 2, su PC e ha addirittura ricevuto una versione remastered. Si è trattato di versioni quindi che non andavano a modificare in nessun aspetto il gioco originale, semplicemente lo rendevano disponibile su altre piattaforme. E anche la remastered comunque non ha portato grandissime modifiche a livello estetico. Quindi, in base alle spiegazioni che ti ho appena dato, possiamo dire che Resident Evil 4 VR è un porting giocabile su un'altra piattaforma, che in questo caso è Oculus Quest 2, visto che stavolta si tratterebbe di una versione VR. Ma possiamo dire che si tratta di una reale versione VR? Andiamo a vedere i voti e scopriamo perché ho dato un giudizio così basso e scopriamo perché Resident Evil 4 VR ha fallito nell'essere un gioco in VR. Dunque, alla grafica ho dato 5. Facciamo finta che Resident Evil 4 non sia uscito nel 2005, ma nel 2021. E facciamo finta che non esistano altre versioni console o PC, ma che esista solo la versione in VR per Oculus Quest 2. Ora, sappiamo benissimo che il Quest 2 è in grado di eseguire giochi tranquillamente del calibro di Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, Phantom Cover Tops e tanti altri giochi che, per essere una versione standalone,
hanno una grafica veramente eccellente. Inoltre sappiamo che al giorno d'oggi esistono dei motori grafici che sono in grado di creare dei giochi con una qualità grafica altissima, ma senza richiedere eccessive risorse dalla console, dal PC o dalla piattaforma per la quale sono stati sviluppati. Grazie non solo al perfezionamento delle tecnologie, ma soprattutto grazie anche al lavoro di ottimizzazione da parte degli sviluppatori che diventa sempre più certosino. E inoltre sappiamo che un piccolo team di sviluppo che nel 2021 si impegna con un minimo di risorse e una buona conoscenza su quello che bisogna fare, può tirare un gioco di ottima qualità in poco tempo. Dove poco tempo intendiamo un anno o due. Quindi, perché Capcom, che non è l'ultimo degli sviluppatori indipendenti, ha fatto Resident Evil 4 in VR, che viene definito un remake, con la stessa grafica del gioco uscito 16 anni fa per GameCube, nel 2021 impiegando 2 anni? Voleva fare un porting? 16 anni sono troppi per un porting, bisognava quantomeno fare una remaster. E invece l'unica cosa che è visivamente gradevole in Resident Evil 4 sono le armi e tutti i nuovi elementi aggiunti per la versione VR, che comunque non sono niente di speciale, però si vede che sono elementi nuovi e che stonano con il resto dell'ambiente, perché si vedono le mani, le armi e altri elementi in VR che stonano con tutto l'ambiente circostante e con la qualità del resto del gioco, perché in contrasto con la superficie riflettente delle pistole e del coltello, poi ti guardi intorno e c'è questo bagno di pixel e texture a bassissima risoluzione che nel 2021, sapendo cosa è capace di fare Quest 2 e sapendo cosa possono fare oggi gli sviluppatori con i motori grafici moderni, nel 2021 è inaccettabile. Quindi ecco perché il 5 alla grafica, perché per un gioco del genere, una grafica così su un supporto come il Quest 2 e con delle tecnologie che nel 2021 in 2 anni ti consentono di fare un lavorone, una grafica così è inaccettabile. Velocemente sulla storia, 6.5, perché 6.5? A prescindere dalla versione VR, console, PC, la storia di Resident Evil 4 è piena di buchi di trama, contraddizioni, frasi imbarazzanti e non nel senso divertente della cosa, situazioni che restano in sospeso e in generale è una storia abbastanza banale. La trama consiste nel dover salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti che è stata rapita e l'evento ti porta in un villaggio da qualche parte nella Spagna rurale dove le persone sono state trasformate in zombie, anzi no, neanche quello, perché gli zombie non ci sono più in Resident Evil 4, sono delle marionette controllate da questo parassita che è stato iniettato nel gioco chiamato Plagas. Poi gli stereotipi ci sono tutti, l'eroe americano super figo, il donnaiolo spagnolo, la ragazzina indifesa rompinoio, bifolchi armati di forcone e torce infuocate. Insomma, chi è che giocando a Resident Evil 4 segue la storia di Resident Evil 4? Il bello, fra virgolette, di Resident Evil 4, e infatti per questo ho dato 7 al gameplay e adesso vi spiego anche, è che questo gioco è perfettamente giocabile e in maniera anche molto fluida, anche senza dover seguire la storia. Una trama appena sufficiente, semplicemente per farvi dire: ah, guarda, sta succedendo qualcosa che giustifica quello che sto facendo. Per quanto riguarda il gameplay, ho dato 7. Il gameplay è l'insieme di tutte quelle meccaniche che ti fanno dire: ah, bello giocare questo gioco, oppure giocare questo gioco è un dito in qualunque. Comprende la difficoltà o la facilità nel capire i comandi e poterli utilizzare nel gioco, il modo in cui sono organizzati i menu, la gestione dell'inventario, ma anche la velocità di avanzamento nel gioco. Quando si parla per esempio di gameplay fluido o lento, si parla di quei giochi in cui si procede in maniera abbastanza fluida, quindi semplice, sia a livello di progresso nel gioco che a livello di storia, oppure se ci sono dei blocchi di trama oppure delle difficoltà all'interno del gioco che ti fanno perdere tempo. Resident Evil 4 trova il suo punto di forza proprio nel gameplay. È veloce, è immediato, è divertente, ma con meccaniche vecchie di 16 anni. Quindi dargli un 7 nel 2021
è stato un grossissimo premio. Poi, longevità ho dato 6,5. Il parametro della longevità risponde a due domande: quanto dura il gioco e quante volte posso rigiocarlo. Resident Evil 4, anche nella versione VR, dura parecchio. Effettivamente supera la media di tutti gli altri giochi che finora abbiamo avuto in VR. Ma quante volte posso rigiocarlo? Una. Massimo 2 volte. Magari la prima volta voglio semplicemente seguire la storia, la seconda volta invece voglio andare a cercare tutti i tesori, tutti i segreti, tutti i collezionabili e tutti quegli altri elementi che fanno durare un po' di più il gioco, ma che alla fine non andranno a cambiare gli eventi della storia. Quindi, contrapposto a una durata media maggiore, c'è una bassissima, quasi nulla rigiocabilità, e quindi la longevità è appena sufficiente. Andiamo a toccare il tasto più dolente: immersione. 4. L'immersione non è un parametro che utilizzo esclusivamente per i giochi in VR, perché ci si può immergere anche in un bel gioco su PC o console, se per esempio ha una bella trama, dei personaggi carismatici e altri elementi che ti catturano dall'inizio fino alla fine. Questo parametro però per i giochi in VR lo utilizzo per stabilire a che livello il giocatore si sente all'interno del gioco, quindi si sente protagonista. Quindi, se in un gioco VR l'immersione viene meno, il gioco ha fallito nel suo intento. In Resident Evil 4 VR l'immersione viene costantemente interrotta da cinematiche da guardare su uno schermo davanti a te. Animazioni che passano dalla prima alla terza persona, proporzioni completamente sbagliate, azioni da compiere premendo un tasto piuttosto che mimarle col tuo corpo nella realtà. Una versione di Resident Evil 4 VR sarebbe stata perfetta se, anziché farmi vedere delle cinematiche su uno schermo sospeso in una stanza buia, avessero riprodotto quelle scene in un ambiente a 360 dove io potevo guardarmi intorno e magari anche interagire con i personaggi, quindi facendomele vivere dal mio punto di vista e non dal punto di vista di Leon. Qualcuno di voi tra i commenti della recensione mi ha detto: ma le cinematiche non possono essere riprodotte in VR. Ma perché no? Medal of Honor Above and Beyond è un gioco che al 90% è fatto di cinematiche in-game, dove c'è solo gente che parla. Ma Medal of Honor è un gioco PC VR. E anche questa è una cazzata, perché in Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, che è un'esclusiva Quest 2, ci sono delle cinematiche in-game dove io posso muovermi e posso anche interagire. I personaggi mi dicono di compiere un'azione e io devo compiere quell'azione, ed è una cinematica. In Resident Evil 4, soprattutto nella prima parte, Leon prende continuamente la foto di Ashley e la mostra alle persone che incontra per chiedere se è stata vista in giro. Pensa come sarebbe stato bello se magari il gioco ti dava anche un suggerimento, cioè prendi la foto dalla tasca, e quindi tu dovevi fare il movimento di prendere la foto e mostrarla, e poi ovviamente partiva il dialogo: hai visto questa ragazza? E poi scaturiva da lì tutta la scena della cinematica, ma vissuta in prima persona. Oppure pensa come sarebbe stato bello, quando il nemico ti afferra, dover tirargli un pugno in faccia per liberarti, piuttosto che muovere le mani come uno spastico, caricando una barra di un quick time event, per poi vedere una cinematica in terza persona di Leon che tira un calcio in faccia al nemico e si libera. O ancora, come sarebbe stato bello dover tirare il cordino della barca per accendere il motore e poi dover girare la manopola del motore per dare gas e far muovere la barca. Ma il calcio rotante come lo fai in prima persona? Semplicemente non lo fai. Adatti quell'azione a un gioco in VR. Fai una cosa alla Blade and Sorcery, dove premi un tasto e tiri un calcio. Magari usi questo calcio anche per dare la possibilità di sfondare le porte, cosa che nel gioco su console si poteva fare. Aprivi piano la porta e se premevi di nuovo il tasto sfondava la porta. In VR questa cosa non si può fare. Prima volta che arrivo davanti a una scala in Resident Evil 4 VR, ovviamente inizio a fare questo e non salgo. Perché devo premere un tasto sul controller per salire una scala in VR? E inoltre devo guardare Leon che sale quella scala in terza persona, un'opzione che si può disattivare, ma se disattivi questa opzione l'alternativa è sfumata a nero e ti ritrovi
sopra la scala? Perché devo premere un tasto per spingere un mobile per metterlo davanti alla porta e bloccarla? Ma devo guardare Leon che lo fa in terza persona al posto mio. Ma per saltare fuori dalle finestre o saltare da un punto all'altro, come lo realizzi in VR? Stai, si parla tanto di Half-Life Alyx e Half-Life Alyx che doveva fare scuola, non ha insegnato nulla praticamente agli sviluppatori di Resident Evil 4 VR, perché bastava fare un sistema di movimento ibrido, fluido, teleporting, grazie al quale dove non potevi arrivare in un punto col movimento fluido, col movimento libero, ci arrivavi col teleporting, come hanno fatto anche quelli di Star Wars Tales from the Galaxy's Edge e tanti altri giochi che offrono un sistema di movimento ibrido, libero, teleporting. Cioè, fare una versione di un gioco in VR non significa prendere il gioco, spostarlo in una piattaforma VR, lasciarlo per com'è e inserire la possibilità di vedere le tue mani. Per quello non c'è bisogno di pagare 40 euro e fare un gioco nuovo. Per quello basta una patch e ce ne sono tantissime, Alien Isolation, Doom 3 e tante altre. Insomma, per fare un gioco in VR devi adattarlo al linguaggio della VR. Sono state fatte battaglie su questa cosa del linguaggio della VR, giochi che devono essere adattati per poter essere definiti VR e poi mi si dà un 9 o un 10 a un gioco che, volendo essere buoni, è un ibrido tra un flat e un gioco in VR, ma bisogna azzardare molto per definirlo gioco in VR, perché di VR ha soltanto la possibilità che mi posso guardare intorno liberamente, posso muovere le mani, posso utilizzare le armi e l'interazione della VR finisce lì. Per tutto il resto devo premere tasti, salire una scala, spostare oggetti e tante altre cose. Ma cosa mi serve mettermi un visore sulla testa per 2 ore se poi comunque devo premere dei tasti come se avessi un joypad in mano? Così si giocava alla VR 10 anni fa. Infatti poi non è che è andata molto lontano, ci sono voluti poi anni per rilanciare di nuovo la VR con delle meccaniche nuove. Se devo premere tasti su un joypad posso farlo tranquillamente davanti a uno schermo, mi diverto anche di più e dura anche di più perché lo schermo non mi dà motion sickness, non ho il peso sulla testa e tante altre cose. E concludo qui sull'immersione perché già il video è molto lungo, che se continuo diventa un lungometraggio. Comunque, ecco spiegato il 4 all'immersione di Resident Evil 4. Voto personale 4, questo è un voto dettato non tanto dal mio gradimento ma dall'impressione che mi ha dato questo gioco, e mi ha dato l'impressione di voler essere una trovata commerciale per portare molte più persone verso Oculus Quest 2 e verso la VR, che non è sbagliato ma fallo in modo corretto, presenta un gioco di qualità, non un porting fatto male, e inoltre una trovata commerciale anche dal lato Capcom, perché è un modo facile per prenderti 40 euro semplicemente sbattendoti in faccia il logo Resident Evil e dicendoti che è un gioco in VR. Voto complessivo 5.5, come già detto altro non è che la somma di tutti i voti dei settori di cui ho appena parlato diviso 6, perché i vari comparti dalla grafica fino a voto personale sono 6. Ora, se sei bravo in matematica, fai la somma, dividi per 6 e il risultato è 5.5, che per i miei gusti, visto che ho valutato questo gioco personalmente 4, 5.5 è anche più alto rispetto ai miei gusti. Quindi questo significa che la recensione e il voto 5.5 non è io valuto il gioco 5.5, perché io lo valuto 4, ma siccome ci sono delle attenuanti che fanno salire un pochino la media del gioco, e allora ecco che 5.5 è il voto complessivo del gioco, perché non è una recensione di gusto ma è una recensione tecnica e oggettiva, perché ragazzi non mi potete dire che la grafica di questo gioco è da 10. Nel 2021 la grafica di Resident Evil 4 non è accettabile, non è sufficiente. Non mi potete dire che l'immersione è da 10, perché non c'è immersione in questo gioco. Se poi volete un voto estrapolato da questa recensione, un voto un pochino più tecnico, semplicemente togliete il 4 del mio voto personale, ma dovete fare sempre la somma di tutti gli altri parametri e stavolta dividere per 5. Togliendo il mio voto personale, la media sale a 5.8, che è già quasi una sufficienza, è un 6 meno. Così faccio contenti anche quelli che dicono: ah, da te mi aspettavo almeno un 6, 6,5. Ok.
togli il mio voto personale e hai un 6 meno per questo gioco. Per il resto dei voti non posso farci nulla. Se sapete essere oggettivi, riconoscerete che la grafica non è sufficiente, che l'immersione non è neanche vicina alla sufficienza. E non mi venite a dire ma la grafica non è tutto nei giochi. sì, ok, siamo d'accordo, ma non in un gioco come Resident Evil. Se parliamo di Beat Saber sono d'accordo. La storia non è certo da 8, 9, 10. Il gameplay è buono, infatti gli ho dato 7, ma è vecchio di 16 anni e non è stato modernizzato agli standard dei gameplay odierni. È un gioco piuttosto lungo, ma non è rigiocabile. E, ripeto, l'immersione che viene continuamente interrotta e che non c'è, non ti senti parte integrante di questo gioco, ti senti uno spettatore. Tutto l'insieme fa di questo gioco un gioco in non VR. Ora, stando ad alcuni commenti che ho trovato sotto la recensione, a me dispiace averti toccato nell'intimo e aver criticato uno dei pochi giochi che hai giocato nella tua vita. Perché se difendi un gioco e lo esalti solo perché si chiama Resident Evil e solo perché dietro c'è Capcom, significa che tu a livello tecnico di giochi non capisci un cazzo, non capisci tutto ciò che c'è dietro un gioco sviluppato in maniera ottima. E poi non poteva mancare il commento del tipo ma tutti gli hanno dato 9 e 10, come fai a dargli 5.5? ma se tutti domani iniziassero a lanciarsi dalla finestra dicendoti che è bello, ma tu lo faresti? Oppure valuteresti le possibili conseguenze? Comunque avete commentato in tanti nella recensione di Resident Evil 4 VR, vi ringrazio perché siete riusciti comunque, anche non trovandovi d'accordo con me in molti, comunque siete riusciti a tenere tranquillo il livello della discussione ed è quello che voglio. Molti mi dicono che è clickbait, ma che cazzo è clickbait? Io di lavoro non faccio questo, quindi non ho bisogno delle visualizzazioni, mi diverto facendo video. E adesso che sai come io attribuisco i punteggi e come faccio le mie recensioni, quindi rivedendo da questo punto di vista il voto che gli ho dato, dimmi a questo punto cosa ne pensi. E ragazzi, tra i commenti non deve essere una gara tra chi vuole imporre il proprio pensiero e chi vuole averla vinta, è una discussione, si discute e dalle discussioni si deve crescere, non si deve rimanere fermi nelle proprie posizioni, si deve crescere magari cercando di capire anche quello che vuole dire l'altro, cioè non abbiamo la verità in tasca. Il mio 5.5 racconta la verità vista da me, il 10 di un altro racconta la verità visto dai suoi occhi, magari con le sue esperienze, magari con i suoi sentimenti, anche se nelle recensioni bisogna metterle da parte i sentimenti, bisogna essere più tecnici possibile. Voglio dire, argomentate il vostro pensiero, porta elementi a favore della tua discussione, ma che siano oggettivi, cioè che tutti possono dire, beh sì, effettivamente è così, perché tutti siamo capaci di dire, per me il gioco è da 10 e tu non capisci un stacco allora. Ok, va bene, ripeto, non ne capisco un cazzo di VR, non faccio lo youtuber di professione, ho un lavoro, ho una vita, ho 40 anni e stai tranquillo che non mi metto a piangere se mi vieni a scrivere tra i commenti il video è brutto oppure non ne capisco un sacco. Fare quello è facilissimo. Se sei capace invece, dimostrami che sei tu quello che ne capisce, dimostrami che sei tu quello che ha ragione su questo gioco e dimostra che quello che sto dicendo io nella recensione non è vero. Dimostrami che l'immersione è da 10, dimostrami che la grafica è da 10 e senza farmi discorsi filosofici del tipo ma tu valuti dal tuo punto di vista, non sai qual è il punto di vista degli sviluppatori. ma perché tu lo sai? Oppure frasi del style veramente del tipo ma il gioco è un cult, è già bello di suo, non deve essere migliorato. ma ragazzi, sapete valutare un gioco dal punto di vista puramente tecnico o vi piace prenderla in coluda Carmela? Grazie per la visione, like, iscrizione, campanella, da bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi.